3 giorni fa, nel piccolo villaggio di Solan, nel nord-est del Burkina Faso, c'è stata una terribile strage. Tutto il villaggio è stato attaccato dai terroristi islamisti che seguono il jihad, cioè quella che loro considerano la guerra santa, e hanno sterminato tutti. Per ora ci sono circa 140 morti registrati, ma probabilmente saranno molti di più. Un terribile fatto. Noi ci chiediamo dove sta la ragione di questa violenza così forte, così parossistica. Innanzitutto il Burkina Faso è un piccolo paese dell'Africa occidentale, senza sbocchi sul mare, accanto al deserto del Sahara, insieme ad altri paesi accanto come il Niger, il Mali, dal 2012 in quell'area che si chiama l'area del Sahel, cioè l'area subito sotto o sopra, dipende da che punto di vista la si vede, il grande deserto del Sahara. C'è una guerra che è figlia di altre guerre. Noi sappiamo che la guerra è la madre di tutte le povertà e che quando c'è una guerra tutto diventa precario. La guerra del Sahel è figlia di altre guerre, è figlia della guerra d'Algeria, in cui la comunità si è interessata negli anni 90, cercando di fare la pace con la piattaforma per l'Algeria del 95, una guerra terribile con terribili massacri che è durata fino al nuovo secolo. E poi l'esplosione della Libia con la guerra del 2011. Queste due guerre hanno provocato la discesa verso sud di tante armi, di tanti uomini armati, che hanno inquinato una situazione fragile di questi paesi del Sahel ai confini del deserto, dove tutta la vita è precaria, dove il deserto avanza, ci sono anche fenomeni ecologici, dove c'è tanta povertà, e hanno investito questi stati che già erano alle prese con delle secessioni interne, cioè dei gruppi che volevano diventare autonomi, come i Tuareg e altre popolazioni e altre tribù di quelle aree. E questo tutto insieme ha provocato una grande conflagrazione, a dimostrazione che una guerra va spenta il prima possibile, perché ogni guerra ne provoca un'altra. Da quel momento il Burkina Faso, vicino al Mali, che è molto grande, vicino al Niger, che è altrettanto grande, fa la figura del paese più piccolo, più fragile, quello con meno abitanti, ma anche pieno di tanti problemi, con tanti immigrati all'estero, verso la costa, anche in Italia. I burkinabè in Europa, la più grande comunità burkinabè in Europa è in Italia. E questo piccolo paese, che ha avuto anche di rivolgimenti interni con giovani che cercano lavoro e che chiedono democrazia, è stato preso in pieno da questa ventata di violenza che ha cominciato a passare le sue frontiere da qualche anno. La strage dell'altro giorno è la più grave dal 2015, ma ce ne sono state altre. E questo paese per una comunità è molto importante, perché è lì che per la prima volta è stato messo in atto il grande programma di iscrizione allo stato civile per i bambini, bravo, con 3 milioni di bambini e di donne che non esistevano per lo Stato e che adesso esistono. Lì la comunità esiste da tanti anni e lavora con i poveri, lavora con gli anziani, lavora con i carcerati. E soprattutto porta avanti questo grande programma di iscrizione allo Stato civile. Per questo paese noi siamo molto preoccupati e stiamo lavorando per la pace, anche per il dialogo interreligioso. Come tutti i paesi dell'area, sono paesi con molti musulmani ma anche molti cristiani. Il Burkina Faso è un paese a metà, cioè a metà musulmani e metà cristiani, che è sempre stato in pace, ma adesso è confrontato con una situazione molto grave, in cui 2 gruppi jihadisti in particolare, che tra l'altro si combattono fra di loro, cercano di espandere il loro territorio uccidendo civili innocenti.